La storia dell'arte raccontata da Daverio. Il 400. Tra Mantegna, Bellini e Antonello. Eravamo rimasti allora, Pietro Lombardo e Mauro Cotusi. Il bergamasco Pietro Lombardo ebbe una fiorente bottega nella città lagunare. Nel palazzo Dario e nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli adattò i principi architettonici albertiani alla sensibilità estetica locale basata sugli effetti di luce e colore. Come scultore realizzò alcuni sepolcri dogali, tra i quali spicca quello a Pietro Moccenigo della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, dove alle forme fiorentine l'artista unì una ricchezza scultorea che esaltava i valori chiaroscurali, secondo un gusto tipicamente veneziano. Bergamasco fu anche Mauro Codusi, che si può considerare il rinnovatore del volto architettonico di Venezia. Egli lavorò alla sistemazione monumentale di Piazza San Marco, costruendo la torre dell'orologio e la procuratie vecchie sul lato nord della piazza. Ma le sue opere più audaci sono la facciata di San Zaccaria e il palazzo Vendra Mincalerci, con le quali introdusse a Venezia le forme rinascimentali pur nel rispetto della tradizione lagunare, gettando le basi per l'architettura veneziana del secolo successivo. Il palazzo traduce nello stile veneziano le strutture albertiane. Nonostante le forme solidamente geometriche e l'equilibrio nella distribuzione delle parti, le ampie vetrate ripetono all'infinito il gioco di riflessi di luce che dalle acque del canale passa all'interno dell'edificio e viceversa. Fra tradizione e innovazione. Dopo la caduta di Costantinopoli, il commercio con l'Oriente entrò in crisi. Venezia, per mantenere la sua vocazione commerciale, fu costretta a espandersi verso l'entroterra ed entrò così in contatto con l'arte rinascimentale. Ma accolse con grande lentezza il nuovo linguaggio figurativo, arroccandosi prima su soluzioni gotiche o addirittura tardo-bizantine, poi elaborando un'interpretazione originale delle proposte degli artisti toscani che giungevano numerosi a lavorare nella città della laguna. Quando Venezia troverà la sua strada, darà una nuova e diversa interpretazione del Rinascimento, basata sul colore e sulla luce. I protagonisti di questa fase di transizione in pittura sono Jacopo Bellini e i fratelli Antonio e Bartolomeo Vivarini. L'arte di Jacopo Bellini, capostipite di una dinastia di pittori, oscilla tra reminiscenze tardo-gotiche e novità toscane attraverso timidi esperimenti prospettici e la realizzazione di forme tornite e costruite tramite una luce diffusa. I Vivarini, anch'essi a capo di una bottega operosissima, sebbene ancora fortemente legati alla tradizione, cercano invece un compromesso con le nuove proposte rinascimentali.
Jacopo Bellini, ultimo pittore tardogotico. Jacopo Bellini è tra i protagonisti della cauta riforma dell'arte gotica veneziana. Era stato allievo di Gentile da Fabriano che all'inizio del secolo aveva portato a Venezia la sua interpretazione elegante e fiabesca del gotico internazionale. Partendo da qui Jacopo si accostò timidamente alle novità toscane. Probabilmente si recò a Firenze, nella vicina Padova, conobbe l'opera di Donatello, mentre a Venezia incontrò Paolo Uccello, Andrea del Castagno e Leon Battista Alberti. Famosi sono i suoi album di disegni conservati a Parigi e a Londra, nei quali, pur sbizzarrendosi in architetture fantastiche e curiose, tentano la loro definizione prospetica, sebbene approssimativa ed empirica, e dimostra una crescente attenzione per l'antichità classica. Di lui non restano molte opere, ma queste poche documentano come egli possa essere considerato il padre della pittura veneziana. Nella Madonna con il Bambino degli Uffizi si rivela capace di tornire le figure attraverso una luce diffusa e di darle una posizione salda e definita nello spazio. La sua importanza per la pittura veneziana consiste anche nell'aver costituito una bottega attivissima nella quale mossero i primi passi due artisti d'eccezione, i suoi figli Gentile e Giovanni Bellini. La bottega dei Vivarini. La famiglia Vivarini, originari di Murano, costituì una bottega molto attiva a Venezia, protagonista indiscussa, assieme a quella dei Bellini, della pittura veneziana del Quattrocento. Antonio Vivarini, inizialmente influenzato da Gentile da Fabriano e dalle eleganze del gotico internazionale, collaborò fin verso il 1450 con il cognato, il tedesco Giovanni d'Alemagna. Insieme realizzarono il trittico della Scuola della Carità, opera estremamente indicativa della ricerca di direzione rinascimentale svolta dal pittore, limitata però dall'influenza che ancora esercitava su di lui la tradizione gotica. L'opera è innovativa perché stravolge lo schema tradizionale del trittico, unificando lo spazio scandito dall'architettura nella quale le figure sono collocate prospetticamente. La razionalità spaziale però si smaterializza nella raffinatissima decorazione a guglie e pinnacoli. Le figure, saldamente costruite e tornite dalla luce, galleggiano all'interno di un'architettura irreale, soffocate dalla preziosità degli ori e dei tessuti che le rivestono in un'inarrestabile gara di virtuosismi tecnici. Scusate, ma sono in piena digestione. Nel 1448 Giovanni d'Alemagna e Antonio Vivarini vennero chiamati a Padova per decorare a fresco la cappella Ovettari nella chiesa degli Eremitani, insieme con Niccolò Pizzolo e Andrea Mantegna. Il soggiorno padovano di due veneziani fu di breve durata perché nel 1450 Giovanni d'Alemagna morì e Antonio Vivarini si affrettò a tornare a Venezia. Ma fu molto importante per Bartolomeo, che si formò nel cantiere degli Eremitani e che dal 1450 lavorò al fianco del fratello maggiore. Nel politico di Morosini del 1464
che Bartolomeo dipinse indipendentemente da Antonio, sono evidenti i frutti di questa esperienza. La lezione del Mantegna si legge nei panneggi duramente intagliati. Alla loro asprezza il pittore aggiunge colori stridenti e conferisce forme lunghe e nodose alle figure che si stagliano come statue di vetro di Murano contro il fondo oro. Scusate, qui incomincio di nuovo a dare i numeri. Per adesso ci fermiamo qui. Prossimamente, a pagina 64, l'influenza del Mantegna.